Ma fino a poco tempo fa ve lo sareste mai immaginato che saremmo arrivati al punto di generare video di 30 secondi mantenendo una coerenza perfetta? Rispondete onestamente, perché Seedance 2.5 è capace di fare questo? E moltissimo altro, come stiamo vedendo in alcune clip, ad esempio, che superano i 25 secondi. Guardate che realismo pauroso e coerenza che va a mantenere. Ma la figata pazzesca è che questo modello non è cambiato solo in termini di tempistiche di generazione, ma bensì può ospitare ben 50 elementi. Ebbene sì, e non sto dicendo una stupidaggine, vedete qui possiamo andare a caricare fino a 50 input multimodali, che sono tantissimi, quindi possiamo essere il più precisi possibile per andare a comporre poi il nostro video. Ma un'altra chicca molto interessante e che in pochi sanno è che sui modelli all'interno di Xfield possiamo selezionare il Seedance 2.5 Edit. Guardate qui, se noi diamo un video di riferimento possiamo abilitare il Draw Mode e andare così all'interno dei frame a selezionare parti all'interno del video, aggiungere addirittura delle immagini di riferimento all'interno del video e scrivere direttamente che cosa vogliamo cambiare, utilizzando direttamente l'ultimo modello di ByteDance. Ma diamo uno sguardo subito a Seedance 2.5 all'interno di Xfield AI, perché Xfield AI ci dà la possibilità di utilizzare questo modello generativo, guardate qui, anche con l'Unlimited Mode in questo momento. Quindi se andremo a comporre clip di 15 secondi possiamo abilitare l'Unlimited Mode, quindi creare video con Seedance 2.5 a costo zero in modalità illimitata. E vedete qui, a secondo del piano che andremo a fare, avremo la possibilità di utilizzarlo per ben 33 giorni in modalità illimitata, anche Seedance 2.0. E come sempre ringrazio Xfield per lo sponsor di questo video, tool veramente d'eccezione se volete creare video e immagini con l'intelligenza artificiale. Come sempre benvenuti sul canale AI Universo, piacere, io sono Davide e mi raccomando lasciate un bel like e scrivete qui sotto nei commenti se avete qualsiasi domanda. Quindi partiamo a vedere subito questo modello e che cosa effettivamente possiamo fare. Allora, prima di iniziare col video vero e proprio, se siete nuovo utenti andiamo a vedere subito su quale piani possiamo utilizzare Seedance 2.5 in modalità illimitata per 33 giorni. Se siete nuovi utenti potete utilizzarlo sul piano Plus, in sostanza che è uno dei piani basi, per 20 secondi, quindi generazione di 20 secondi potete abilitare la Limited Mode. Per Seedance 2.0 in Full HD 10 secondi avete 7 giorni illimitati. Poi lo avete anche sul piano Ultra, naturalmente. Sul piano Ultra potete generare 25 secondi in modalità illimitata per 33 giorni. Ok, anche qui. E poi per quanto riguarda Seedance 2.0 avrete 10 secondi di generazione per ben 14 di giorni illimitati in Full HD. Bene, partiamo subito col dire che qui, amici, è mostruoso. Guardate quante reference per realizzare questa clip di prova sono andato a dargli. Gli ho dato ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 reference e ne possiamo il modello ne può contenere ben 50, quindi diciamo che sono anche poche. Però ecco, questa è l'immagine di un personaggio, poi ho caricato l'immagine di un luogo, poi l'immagine di un altro luogo, l'immagine ancora di una via, in sostanza qui per la strada, e altri personaggi, questa ragazza qui e quest'altro ragazzo qui. Ora, tramite un prompt sono andato a realizzare una clip di 30 secondi. Ora ce l'andiamo a vedere e andate a vedere bene la coerenza tra i frame. Cioè, guardate che cosa va a combinare. Sentite qui, il primo personaggio, eccolo qua. Il personaggio della ragazza l'abbiamo visto. Questa pure a suo quadro. Eccolo qui. Locale, ricordate? E l'ultimo personaggio. Cioè, incredibile. Se voi ci fate caso andate a mantenere proprio uguale le immagini che gli abbiamo fornito. Abbiamo composto questa clip di 30 secondi. Potete caricare fino a 50 elementi, non sono pochi. Ok, andiamo a spremere subito il modello su scene più movimentate, tipo scene di combattimento. Andiamo a vedere come si comportano i 30 secondi.
Ok, vado ad inserire due prompt, faremo due clip di 30 secondi che mi sono fatto scrivere da Claude e utilizzeremo questi due personaggi, questo è il primo e questo qui è il secondo. Bene, 30 secondi, possiamo realizzare ad ora, il modello supporta un massimo di 720p oppure un minimo di 480p. Perfetto, ho generato due clip, ok, due prime clip, dopo andremo a creare la seconda. Andiamo a vedere la prima. Da notare lo sguardo impassibile di lui, dell'androide. Incredibile, bellissimo. Molto bene. Allora, la coerenza, siamo a 20 secondi di video, è abissale, cioè l'avete visto, non va a sgarrare nulla, né personaggi, non va a cambiare personaggi, non va a cambiare cose all'interno del luogo. E beh, bella clip. Allora, andiamo a vedere il secondo esempio. A me questa piace un tantino di più, però c'è un piccolissimo errore di gioco di mani, dopo lo andremo a vedere, però molto bella. Anche qui personaggi a small, guardate che bello. Qui è bellissimo, guardate qua. Questa è molto bella questa scena. Ecco qui, se ci fate caso, c'è piccolissimo artefatto sulle mani. Ecco, vedete in questi frame. Andiamo a vedere anche queste cose naturalmente, però la clip è spaziale, Nulla da dire. Bene, ora andrò a realizzare la seconda parte. Vedete, io qui ora gli vado a dare i vari video generati. Vedete, il primo video non è leggibile, può capitare tipo per scene di combattimento. Vabbè, andiamogli a dare direttamente la seconda clip che abbiamo fatto, in modo tale che lui va a prendere gli ultimi frame e ci farà l'altra seconda clip che diventerà concatenata. A parte non è difficile in questo caso perché abbiamo la pausa, ok? Bene, andiamo a generare anche questa. Ah, bene, ancora il modello non riesce a prendere le clip di 30 secondi come reference. Ok, quindi vedete qui abbiamo visto anche questa cosa. Quindi forse il video dura un tantino di millisecondi in più, quindi magari dovremmo ritagliarla, non è un problema, andiamo ad aggiungere come reference, va bene. Ok, vado a caricare la clip ritagliata in modo tale che ce la prende come reference. Ci possono essere dei millisecondi in più, ragazzi, quindi per quello non può essere accettata, ci potrebbe essere questo problema. Perfetto, vedete, ora ce l'ha presa la clip, quindi siamo andati a vedere anche in tempo reale questo problemino. Quindi se avete questo problemino non è un problemone, dovete ritagliare la clip perché la clip magari è un pochettino più lunga. Va bene, andiamo a generare quindi la seconda parte. Bene, ecco la clip numero 2, andiamola a vedere, l'ho vista, è fantastica, ragazzi. Bellissima sta scena. Super Saiyan. No, vabbè, stupendo. Cioè, guardate che roba. Che c'è da dire, cioè, proprio iper mega cinematografica e coerenza assurda, combattimento veramente pazzesco. Naturalmente poi dipende anche dal prompt che andrete a scegliere. Bene, un ultimo sguardo all'edit video, perché abbiamo il modello Seedance 2.0 edit. Quindi cliccando sui modelli andate su Seedance 2.5 edit, qui potete andare a dare il video che volete modificare. Esempio, scegliamo il video che abbiamo fatto, che vi ho fatto vedere all'inizio. Su il Draw Mode qui possiamo andare a selezionare le parti, ok? Le parti che vogliamo cambiare. Per esempio, noi andiamo su
un frame, per esempio di questo personaggio qui, andiamo a selezionare attraverso il pennino, quindi più spesso, meno spesso, poi naturalmente qui andranno sicuramente quelli di Xfield al modificare, daranno la possibilità di fare ancora più spesso, però vedete qui ora vado a selezionare la collana, ok? Quindi esempio, io voglio che il personaggio sia senza collana, vado a selezionare la collana e qui gli scrivo togli la collana dal personaggio in modo molto semplice, ok? Posso dargli queste direttive qui, vedete qui, e ci va a lasciare in sostanza la modifica che noi abbiamo fatto, vedete ce la va a lasciare qui, in modo tale che se noi stiamo su un altro frame possiamo cliccare qui e vedere la modifica che abbiamo fatto. Quindi potremmo andare a fare altre modifiche, per esempio qui vado a selezionare gli occhiali a questa ragazza qui e gli vado a scrivere togli gli occhiali alla ragazza, in modo tale che noi andremo a fare tutte queste modifiche. Vediamo su un altro frame se c'è qualcos'altro che possiamo togliere. Andiamo a selezionare questa persona qui, ecco qui, gli scriviamo togli la persona nel video. Quindi una volta fatte tutte queste modifiche andiamo su Generate ed ecco qui che in automatico lui andrà a vedere tutte le modifiche che abbiamo descritto su ogni punto della clip e ci andrà poi così a generare la clip finale modificata. Ecco, vedete qui, guardate che figata, qui abbiamo anche delle immagini con i frame delle nostre modifiche che abbiamo fatto qui sulla destra, vedete? Tutte quante le modifiche più la clip iniziale. Qui vedete abbiamo tutti i timestamp delle modifiche. Naturalmente possiamo anche andare a utilizzare molto più comodo gli shapes, ovvero le forme. Ecco, per esempio c'è il quadrato rettangolo, potevamo andare a fare una modifica di questo tipo, ok, senza utilizzare il pennino. O se no abbiamo anche le frecce, quindi se vogliamo indicare qualsiasi cosa, per esempio se voglio andare a indicare che voglio togliere questo albero qui, esempio, ok? Quindi possiamo utilizzare anche le forme. Bene, ecco la clip modificata, andiamola a vedere subito nei punti. Eccola qui, vedete qui non c'è più la collana sul personaggio, quindi l'ha ricreato veramente molto molto bene. E poi qui non abbiamo più gli occhiali sul personaggio femmina, molto interessante, quindi andate a ricreare tutta quanta la clip a secondo le modifiche che gli abbiamo chiesto di fare. Bene, siamo andati a vedere le maggiori feature che Seedance 2.5 ci mette a disposizione su Xfield. Fatemi sapere all'interno dei commenti, noi ci vediamo al prossimo video.